Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Innanzitutto un grande ringraziamento agli abbonati al canale che con il loro abbonamento aiutano il canale a sopravvivere e quindi adesso noi ci guardiamo la sigla e dopo la sigla presentiamo i grandi protagonisti di questa sera. Grandi protagonisti perché il rasoio è il Tatara Muramasa, con un particolare ringraziamento a Pier Giorgio che me lo ha prestato per poterlo provare sul canale. È un regolabile, lo andiamo a vedere qui sotto, è un regolabile tre pezzi, no? C'ha il manico, dopodiché ha il coprilametta e il portalametta e di seguito c'ha questo dial, questa ghiera rotante che una volta avvitato il manico serve per andare a variare le impostazioni del rasoio. Già ho notato una cosa che mi convince poco sinceramente ed è il fatto che va tenuto così, no? Perché andando a avvitare non succede niente, quindi a mettere sulla posizione 1, qui i numeri sono molto molto piccoli. Andando però a svitare, ecco qui che si svita tutto il manico, no? Quindi va regolato tenendolo in questo modo. Noi adesso ci andiamo a vedere il sito del produttore, così vediamo una serie di caratteristiche di questo rasoio che sono molto interessanti. Oh, eccoci qui. Allora, questo è il sito di Tatara Razors, che è tatararazors.com. Come vedete, subito appena lo aprite esce fuori il Muramasa, no? Comunque, qui sotto trovate insomma una serie di altri prodotti che loro vendono. Molto interessante, devo dire, questo stand in sughero che vi permette di mettere il rasoio con il suo stand in metallo, la ciotolina e poi le varie teste che casomai avete. Comunque, andando a cliccare sul Muramasa, vediamo subito il prezzo. Diciamo, non è dei più economici, questo è senza lo stand. Con lo stand sono praticamente 30 euro in più. Ok? E questo stand qui. E va bene, al di là di tutta la poesia e le spiegazioni dettagliate che diciamo ricadono poi nel marketing, comunque vediamo che ha un peso di 105 grammi, queste sono le dimensioni, 88,2 x 44 x 25, un diametro del, del manico di 11,7 mm e una lunghezza di 59,6. Il manico chiaramente viene preso da questo punto, ok? Perché da qui in poi è tutta testa. Andando giù in realtà troviamo una serie di cose interessanti, ossia che praticamente è fatto per qualsiasi tipo di pelle e qualsiasi tipo di pelo. Questo è vero perché ovviamente essendo un regolabile permette di adattarsi a qualsiasi esigenza, no? La figata è questo, è il sistema di regolazione che funziona praticamente allargando e stringendo l'ampiezza, diciamo, delle guardie, no? Quindi non è la lama che viene arcuata o meno come nella maggior parte dei rasoi, ma è, eccolo qui, qui lo vediamo bene, è questa parte qui della guardia che fuori esce e rientra, ovviamente da entrambi i lati. Quindi un sistema molto 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 interessante. Ok? Il metallo con cui è fatto è il 316L, stainless steel, c'ha la testa è molto compatta ed è vero, e poi molto interessante sono i dati relativi a esposizione e gap. Quindi a 1 abbiamo un gap di 0,60 mm e un'esposizione negativa, quindi di meno 0,17 mm. Poi ci sono tutte le regolazioni intermedie per arrivare in regolazione 5 a un gap di 0,90 mm e un'esposizione positiva evidentemente di 0,17. Ok? Questo che cosa vuol dire? Qui state vedendo il disegnino, vedete come fa?
questa è la guardia e questa è la testa del rasoio. E questo è quello, è il lavoro che fa questa qui, la lama che vedete entrare e uscire. Molto molto interessante, ragazzi, molto 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 interessante. Dice che la lametta non si muove una volta inserita nel rasoio e questo è vero perché viene bloccata completamente. E poi parla di come è fatto il rasoio, dei vari pezzi che si trovano nella scatola. Evidentemente questi li trovate tutti montati, non dovete fare niente. L'unico pezzo in più è questa chiavetta che serve per andare a smontare la ghiera di regolazione e quindi andare poi a pulire tutto il rasoio. Ok? Molto bene, adesso lo andiamo a provare e vediamo com'è. Visto il sito lo andiamo ad armare con delle Gillette 7 O'Clock. Ok? Eccole qui, 7 O'Clock Super Edge. Ecco la nostra lametta nuova di pacca. Molto carino il sistema di apertura di questo rasoio. Devo dire che sicuramente c'è stata dell'ingegneria dietro, no? C'è uno studio ingegneristico che chiaramente si nota. Eccolo qui, così è armato. Ora, in questo momento il rasoio è regolato su 5, quindi ci andiamo a vedere, nella speranza di riuscirvi a far vedere gap esposizione, andiamo a vedere e vediamo che effettivamente la lama sporge rispetto alla curvatura, no? Naturale che c'è tra il coprilametta e la guardia, sporge un pochino. Questa è la configurazione più aggressiva. Andiamo poi a vedere la configurazione meno aggressiva e vediamo che addirittura abbiamo un gap negativo forse, o un'esposizione negativa, un gap negativo mi sembra. Comunque, va bene. Questo è il rasoio, davvero davvero interessante. Il tutto avviene perché, vado a ruotare davanti a voi, le due guardie si allargano e si stringono, quindi escono e fuoriescono dalla base del portalametta e ritornano all'interno della base del portalametta. Quindi ovviamente più rientrano, più è grossa l'esposizione al gap, più fuoriescono, meno è importante. L'utilizzo di questo Tatara lo andiamo ad abbinare al secondo sapone di Elysian Soap Shop, perché il primo non mi aveva particolarmente convinto. La verità è che lei mi ha confermato che poi ha cambiato il produttore di acido stearico, ha cambiato il fornitore perché non le piaceva il lathering, no? Lo spessore del montaggio. E quindi ce lo andiamo a vedere, no? Ora, oggi, prima di andare a fare fesserie, lo vado a bagnare il sapone, evidentemente, no? Per la quantità di sapone che c'è qui dentro, che vedete arriva a filo, non si riesce ad avere della vera e propria acqua di vegetazione, ma insomma quel pochino di acqua che sta su lo aiuta, no? Già a disciogliere i sali. Mi sciacquo il viso. Eccoci qua. E poi un po' di 3P che ormai sto usando da qualche tempo, da un pochino, mi trovo molto bene, mi piace, costa poco, fa il suo, non ne voglio mettere troppa, non voglio esagerare, giusto per... Guardate quanta ne prendo, pochissima, giusto per andare a rendere un pochino più pronto il pelo e la pelle, giusto quel minimo. Avete notato che ho tagliato i capelli perché non li sopportavo più, ragazzi.
non li sopportavo davvero più, questi capelli che erano lunghi. E poi che succedeva? Che arriva la stagione un po' calda, andavo in moto, mi metto il casco con tutto questa cera, non mi piaceva. Ho il pennello, oggi è un maglialazzo di Abate della Mantia. Vado a prelevare direttamente dalla scatolina del sapone, ricordiamo 2 once di sapone, quindi una settantina di grammi, un poco meno, forse una sessantina, ma insomma un campioncino veramente generoso, grazie Shannon. E questo l'ho voluto provare oggi per vedere se effettivamente era stato un errore mio aggiunto a poi una, una qualità non idonea, casomai, dell'acido stearico, della stearina che ha utilizzato Shannon per fare questi saponi. Ma io adesso me sto zitto, faccio il montaggio e poi commentiamo il risultato. Mm? Oh, l'acqua qui si è raffreddata. Mi metto un po' d'acqua calda perché sennò io aggiungo acqua e poi diventa una barba fredda che non mi piace. Oh, la profumazione di questo sapone è Orange Truffle e devo dire che ricorda veramente tantissimo le bucce d'arancia candite ricoperte di cioccolato che faceva mia madre. Mm? Un profumo da pasticceria. È un profumo particolare che potrebbe non essere nelle corde di chiunque. Qui ragazzi il montaggio, avevo detto che non avrei detto niente, ma ve lo dico, no? Parla da sé. Quindi è evidente che c'era qualcosa che non andava nel, nel montaggio della volta scorsa o nel sapone della volta scorsa. È altresì evidente che ho fatto bene a contattare Shannon per dirgli del mio disappunto, no? Riguardo a quel sapone e ad ascoltare le sue motivazioni, perché vi dico che questo qui adesso lo proviamo come scorrevolezza e protezione, ma è decisamente diverso, eh? È decisamente diverso. Molto bene. Oh, allora vediamoci questo Tatara. Adesso lo teniamo su 5, voi non lo vedrete mai perché già a occhio nudo è difficile, figuriamoci sulla videocamera. Il rasoio è bello pesante. 5 è
l'aggressività maggiore, ma vi dico che è gestibilissimo, ragazzi. Io ho la barba lunga, una barba di 4 giorni, ma guardate che meraviglia, eh? Signori, sono stupito. Mm? Tanto il sapone è perfetto. Quindi se avevate avuto dei dubbi delle remore, visto il mio precedente video, cancellateli. Questo diciamo che è il bello e il brutto di non provare prima un prodotto. Cioè io lo apro per la prima volta davanti a voi, lo utilizzo davanti a voi e ci sta che io commetta degli errori, come anche che un prodotto che ha una formula che più di uno ha lamentato, e io lo scopra, insomma, no? Direttamente quando faccio il video. Vediamo che le basette siano pari. Ragazzi, è una cosa impressionante, nel senso che la definirei un'aggressività domata dalle forme, no? Ora abbiamo fatto una sola passata, che voglio dire potrebbe già essere una barba soddisfacente. È evidente che andiamo a fare la seconda passata, anche perché, ecco, molti ti dicono ho provato il rasoio, l'ho provato al settaggio
3 e mi sono fatto tutta la barba. L'ho provato al settaggio 5 e mi sono fatto tutta la barba. L'ho provato al settaggio 6, 1, 0, quello che è. Questo è un utilizzo un po' improprio del rasoio regolabile. Cioè il bello del regolabile è proprio regolarlo in funzione di ciò che si sta facendo, no? Quindi io adesso, anche per provare che differenza c'è tra il massimo dell'esposizione e il minimo dell'esposizione, lo vado a mettere a 1. È evidente con questo che non ha scatti precisi, ma per me è una regolazione continua, quindi uno lo può regolare a 1,2, 1,3, 1,5, insomma può trovare il suo setup ideale, no? Evidentemente a 1 il rasoio fa il suo, è gentilissimo, di gran lunga più delicato di un hands-on shaving. Ma è altresì evidente che chiaramente non vi dà il BBS se non andate a ripassare come ho fatto io adesso, no? Però, ecco, se io qui vado a oscurare un pochino la luce, vedete che comunque il suo pelo lo porta via. Fa un ottimo lavoro. Secondo me a 1 è il settaggio che si deve mettere in zone veramente delicate, no? Tipo qui sotto io mi taglio sempre e posso mettere a 1, ok? Ottenendo risultati ottimi e stressando la pelle al minimo. Questo rasoio adesso l'abbiamo provato al massimo della sua aggressività e al minimo. E io qui le basette non sono certo che siano alte uguali, ma più o meno ci siamo. E al minimo, no? Però in mezzo c'è un mondo, c'è un universo fatto di virtualmente infinite regolazioni, no? È evidente che qui a 1 qualcosina rimane. Oh ragazzi, il profumo di questo sapone, vi dico che una volta poi bagnato diventa molto più gradevole, no? C'è questo cioccolato, questo
questa arancia un po' pungente inizialmente non mi piaceva, ma probabilmente non comprerei il dopo barba, che chiaramente non ho ancora provato, non lo conosco. Sappiamo che Shannon ci sta lavorando, quindi probabilmente il dopo barba no, perché è un odore che non mi piacerebbe avere sulla pelle per più ore, ma il sapone mi ha convinto sia come qualità meccaniche, eh? Mi ha convinto come quantità di schiuma che fa, mi ha convinto come protezione, mi ha convinto come scorrevolezza, mi ha convinto. Attenzione che io da Shannon non prendo una lira, nel senso non è assolutamente sponsorizzato questo video, questi sono i miei pensieri. Ecco ragazzi, così ho ottenuto un BBS in una direzione dove non riesco mai, perché mi sgrano tanto, sicuramente mi sarò sgranato tra pochino e si cominceranno a vedere delle goccioline di sangue qui, perché mi sgrano sempre in questa direzione. Però la pelle così liscia in questa direzione io non l'ho mai ottenuta con nessun rasoio. Mi sono irritato? Forse un pochino, ma ho fatto tantissime passate. È un rasoio che sto usando per la prima volta, quindi con parlando peraltro. Eccoli qui, i piccoli red point. Allora ragazzi, irritato non sono irritato. La pelle non è più rossa del resto del volto e vi faccio sentire. Non è un BBS perfetto, perfetto, ma non raschia, non suona, no? Allora, per me questo qui, adesso così, usato una volta, dovendolo poi tra l'altro restituire domani, perché io non intendo, no? Abusare della gentilezza di Pier Giorgio, è un rasoio insomma costoso, ma vi dico che così, eccolo qua, questa era la metta, vi dico che così a primo utilizzo e la prima impressione è che questo potrebbe tranquillamente, può essere, anzi forse è il rasoio definitivo. È il rasoio che uno compra e non cambia più con nient'altro. Costa tanto? Sì, costa tanto. Ma è evidente che con tutti i rasoi che ho probabilmente lo avrei comprato e non ne avrei comprati altri. Quindi io credo che sia ottimo. L'unico pensiero che ho e che non mi è piaciuto tanto è proprio il fatto, ecco, che una volta asciughiamolo così ve lo faccio rivedere, eh? È proprio il fatto che una volta serrato, se, se andiamo a girare, no? Vi faccio vedere. Serriamo il rasoio. Peraltro, ecco, il manico ha un grip bellissimo, una precisione delle forme. Se andiamo, no, a spostarci a 5, andiamo a svitare. Non accade sempre, ecco, dipende da quanto abbiamo serrato, ma questa è forse l'unica
piccola stonatura che trovo su questo rasoio, ma veramente piccola, c'è una cosa che, perché io sono uno molto preciso, mi piacciono le cose precise, ma lo comprerei? Me lo compro, non lo comprerei, me lo compro. Questo me lo compro, metto da parte i soldini e me lo compro perché è una cosa eccellente. Adesso sarebbe carino e mi piacerebbe andarlo a confrontare, no, con il Rex Ambassador, perché l'Envoy che avevo mal interpretato, malissimo interpretato nelle prime sbarbate, poi è diventato il mio rasoio preferito. E allora, se l'Envoy è il mio rasoio preferito, e questo lo ha fatto vacillare alla grande, ma questo è un regolabile, no? L'Envoy non lo è, quindi non sono paragonabili. E questo qui, insomma, è un ottimo rasoio e mi è piaciuto tantissimo. E sono curioso, sarei curioso di provare anche l'altro. È evidente che comprarli tutti e due sarebbero circa 550 euro di roba e non li compro. Comunque, questo è il Club Ampinò che vado a mettere questa sera per, per improfumarmi un pochino il viso e dare quello schiaffetto alcolico che va a serrare immediatamente quei piccolissimi, piccoli, veramente piccolissimi. Questo rasoio mi ha stupito perché mi ha permesso di fare delle passate in direzioni a me molto ostiche senza riscontrare problemi di alcun tipo. Quindi se no, ogni tanto ho dei dubbi, questa volta dubbi non ne ho. Questo rasoio è fotonico, ragazzi, è una cosa fotonica, incredibile. Una sbarbata grandiosa, grandiosa. Molto bene. Io a questo punto vi chiedo come sempre, che poi lo chiedo qui alla fine, ma forse è un errore perché chiedendolo alla fine molti non guardano oltre e quindi chiudono YouTube. Non chiudete YouTube, non chiudete, guardatevi il video fino all'ultimo secondo, no? Perché così non vi perdete la parte in cui io vi dico se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, attivate la campanella di notifiche, iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete supportare il canale i modi sono tanti, dalle magliette, il merchandising che trovate in descrizione, a PayPal, a tutto quello che trovate sotto in descrizione, incluso anche l'abbonamento al canale, che vi potrebbe dare diritto a vedere questi video in anteprima e poi anche nel caso più completo dell'abbonamento una live privata per i soli abbonati. Molto bene. Io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!